La guarigione spirituale. Benvenuti nel mio canale, dove esploriamo insieme il potere della guarigione spirituale e delle energie che ci guidano. Se senti che questo viaggio risuona con te, non dimenticare di iscriverti e attivare la campanella per non perdere i nostri prossimi incontri. Che la luce ti accompagni in ogni passo. Invito al viaggio interiore. C'è un momento nella vita in cui tutto sembra fermarsi. Non è solo stanchezza, né solo confusione. È una pausa dell'anima. È come se qualcosa di profondo bussasse delicatamente alla tua coscienza, dicendoti: ascolta, c'è qualcosa che devi ricordare. Inizia così il viaggio verso la guarigione spirituale, non con grandi gesti, ma con un sussurro interiore. E prima di entrare insieme in questo cammino, ti dico questo: non credere a ciò che ti dirò. Non servono dogmi o convinzioni. Sperimenta, vivi, respira. Lascia che la luce ti attraversi e prova tu stesso il potere della trasformazione interiore. Questo è un invito a esplorare te stesso, a riscoprire chi sei davvero, oltre i ruoli, oltre le ferite. Il richiamo dell'anima. Tutti noi, prima o poi, sentiamo un vuoto, una sensazione di mancanza che nessun successo esterno riesce a colmare. È l'anima che chiama. A volte inizia con una crisi, con una perdita, con una malattia. Altre volte, invece, è un richiamo più dolce, che ci spinge a cercare un significato più profondo della vita. Quando l'anima chiama, non lo fa con urla, lo fa con intuizioni, sogni, sincronicità. E la guarigione spirituale inizia proprio da qui, dal momento in cui smettiamo di resistere e iniziamo ad ascoltare. Cosa significa guarire spiritualmente? Guarire spiritualmente non è solo sentirsi meglio, non è eliminare un sintomo o cancellare un disagio. È molto di più. È tornare alla nostra natura originaria, integra, luminosa. È lasciare andare le illusioni che ci tengono legati a una visione limitata di noi stessi. Guarire è riconnettersi con il divino dentro di noi, con l'intelligenza superiore che ci anima. Significa ricordare che non siamo solo corpo e mente, ma spirito. E quando lo spirito viene onorato, anche la materia si armonizza. La vera guarigione è sempre un atto d'amore e di verità verso se stessi. Le ferite invisibili dell'energia. Molte delle nostre sofferenze non hanno una causa visibile. Sono ferite energetiche, impresse nei nostri corpi sottili, nella nostra memoria emozionale, nel campo vibrazionale che ci circonda. Sono ferite che possono derivare da traumi passati, anche da vite precedenti, da esperienze non elaborate, da parole non dette. Le portiamo dentro come cicatrici silenziose. Eppure, anche se invisibili, queste ferite influenzano profondamente il nostro modo di vivere, di amare, di relazionarci. Guarire spiritualmente significa entrare in contatto con queste memorie e lasciarle emergere con dolcezza per trasformarle in consapevolezza. Il corpo come messaggero. Ogni sintomo fisico è un messaggio che l'anima invia attraverso il corpo. Un dolore ricorrente, una malattia cronica, una tensione che non passa, tutto parla. Il corpo non mente. Quando non ascoltiamo il nostro cuore, quando soffochiamo le emozioni, quando viviamo contro ciò che sentiamo, il corpo comincia a farsi sentire. Non per punirci, ma per guidarci. Guarire spiritualmente implica imparare a dialogare con il corpo come fosse un maestro, accoglierne i segnali, comprenderne il linguaggio, ringraziarlo anche per ciò che ci sembra scomodo, perché il corpo è un tempio. È la casa temporanea dell'anima. Il risveglio come guarigione. La vera guarigione è un risveglio. Non possiamo più vivere addormentati, in una realtà fatta di automatismi e condizionamenti. Guarire significa risvegliarci a chi siamo davvero. Non siamo solo figli delle nostre ferite, ma anche portatori di una luce immensa. Quando iniziamo a guardarci con occhi nuovi, a liberarci da ciò che non ci appartiene più, allora la guarigione accade. Il risveglio non è improvviso, è un processo, a volte dolce, a volte doloroso, ma ogni passo, anche il più piccolo, ci riporta verso casa, verso la nostra vera essenza.
Strumenti per la guarigione interiore. Non esiste un solo cammino verso la guarigione spirituale. Esistono infinite vie e ciascuno è chiamato a scoprire la propria. La meditazione ci aiuta a calmare la mente e ad ascoltare il silenzio interiore. La respirazione consapevole ci riconnette al momento presente. Le preghiere, le visualizzazioni, il Reiki, la musica sacra, i cristalli, la natura, i rituali del cuore sono strumenti sacri. Ma anche il pianto, l'arte, la scrittura possono essere vie di guarigione. Ogni gesto che nasce dalla sincerità del cuore ha il potere di guarire. L'importante è che tu senta ciò che risuona con la tua anima. Il tempo dell'anima. Viviamo in una società ossessionata dalla velocità. Ma la guarigione spirituale segue un altro tempo, il tempo dell'anima. Ci sono momenti in cui tutto sembra fermo, eppure dentro qualcosa si sta trasformando, altri momenti in cui il dolore riemerge improvviso. Non è un fallimento, è solo un livello più profondo della guarigione. L'anima sa quando è il momento giusto. Il tuo compito non è forzare, ma fidarti, essere presente, con amore, con pazienza, con compassione. Ogni ferita ha il suo ritmo per diventare luce. Il potere è dentro di te. Ti hanno insegnato che devi cercare fuori, che qualcun altro ha le risposte. Ma la verità è che il tuo potere non è fuori, è dentro di te. Tu sei la tua medicina, tu sei la tua guida. Dentro di te vive una scintilla divina che sa già come guarire, come rialzarsi, come rinascere. Quando inizi ad ascoltarti davvero, ad amarti senza condizioni, allora tutto cambia. Non si tratta di diventare perfetti, ma di essere autentici, di smettere di lottare contro se stessi e iniziare ad abbracciarsi, finalmente. L'amore è la cura più grande. Alla fine tutto si riassume in una parola: amore. L'amore è la vibrazione più alta, la frequenza che dissolve ogni oscurità. Non è l'amore romantico, ma l'amore che accoglie, che perdona, che comprende, l'amore che non giudica, che unisce, che libera. Quando impari ad amare te stesso con dolcezza, quando smetti di combatterti e inizi a riconoscerti come essere sacro, allora la guarigione avviene spontaneamente. Perché dove c'è amore, la luce scorre. E dove scorre la luce, tutto rifiorisce. Grazie per aver condiviso questo momento di luce con me. Ricorda, la guarigione è un viaggio continuo e ogni passo che fai ti avvicina alla tua vera essenza. Se questo video ti ha ispirato, lascia un like, condividi con chi potrebbe trarne beneficio e non dimenticare di iscriverti per continuare insieme questo cammino. Fino al prossimo incontro, che la luce e l'amore siano sempre con te.